6 leggende a Venezia, sestiere di San Marco. La leggenda del pescatore e dei 3 maggiori santi protettori di Venezia. In quella notte terribile del 25 febbraio 1342, quando sotto l'infuriare della tempesta, un povero pescatore, riparato con la sua barchetta sotto un ponte del molo, si sarebbe presentato un misterioso personaggio, ordinatogli di traghettarlo a San Giorgio Maggiore, dove fu imbarcato un nuovo compagno, e a San Nicolò del Lido si univa un terzo, e uscito in mare sempre più infuriato, si vide una nave carica di demoni, verso la quale i 3 sconosciuti fecero larghi segni della croce. La nave sprofondò nelle acque, tornò il sereno nel cielo e la calma nel mare. I 3 misteriosi personaggi erano San Marco, San Giorgio e San Nicolò, patroni di Venezia, salvatori della città. Le poverette del Palazzo Ducale. Erano 12 poverette, tutte attempate. Un particolare privilegio del doge dava loro diritto di stendere la mano e elemosinare anche nel Palazzo Ducale. Prese per cui dal popolo, dai responsabili del governo vigente e per le loro abilità erano donne più scaltre di uno zingaro, quotidianamente si riempivano le tasche di denari, in modo che vivendo in agiatezza erano povere soltanto di nome, e non diventavano poveri di fatto se non quando ordini nuovi si sostituivano ai vecchi della Repubblica. Dalle cronache si narra di una Marcolina che non cessò di questuare sopravvissuta alle sue sorelle, assai vecchia cenciosa, schifosissima, si vedeva girare ancora per le logge e per le scale, lamentandosi del destino della sua Repubblica e chiedendo l'obolo al forestiere. Marocco delle Pippone, una scultura alla base della colonna di San Marco in piazzetta. A San Marco verso il molo si innalzano le 2 grandi colonne di granito alla cui sommità fu collocata la statua di San Teodoro sopra quella di Ponente e su quella a levante un leone in bronzo con le ali il Vangelo, simbolo di Venezia. Le colonne trasportate da Costantinopoli nel 1125 erano 3. La prima nello sbarco cadde in mare e fu vano qualunque tentativo di recupero. Le altre 2 furono nel 1172 sollevate dall'architetto Niccolò Barattiero e il sollevamento avvenne bagnando le funi con un continuo scolo d'acqua alle quali era legato un peso. Le colonne appoggiano su poderose basi e gradini, ornate agli angoli da rozze sculture di epoca veneto-bizantina raffiguranti i mestieri. Sulla colonna di San Marco le sculture sono particolarmente consumate da non potersi identificare nel mestiere espresso, tranne quella del fruttivendolo che espone la propria merce in un cesto. Questa scultura era chiamata dai veneziani Marocco delle Pippone. Questi era una delle 4 statue parlanti di Venezia, assieme a Signor Emanuele Spinara, in fondamenta del traghetto a San Felice, a Signor Antonio Rioba, in Campo dei Mori, e al Gobbo di Rialto a San Giacometto, di cui ho parlato nei miei passati video. Nelle vicinanze di queste sculture i veneziani depositavano nottetempo dei bigliettini che dileggiavano e si facevano beffe dei costumi e delle persone. La satira entro certi limiti era tollerata dalla Serenissima. Quattro scritte risorgimentali sotto i portici delle Procuratie Nove. Era il 1848, Venezia, guidata da Daniele Manin, cacciava l'invasore austriaco e ritrovava per un breve e valoroso periodo la propria libertà. In quei giorni qualcuno scrisse su diverse colonne sotto il porticato della Biblioteca Marciana e delle Procuratie Nove un pensiero che da secoli era nel cuore dei veneziani: viva San Marco, viva la Repubblica. Queste scritte si possono vedere in una colonna vicino alla gelateria al Todaro, in una colonna tra le vetrine del caffè Florian e una colonna tra le vetrine dell'oreficeria Nardi.
Le botteghe ai piedi del campanile di San Marco. Le piccole botteghe di legno addossate alla base del campanile di San Marco erano una delle più caratteristiche curiosità della piazza San Marco. Esse occupavano 3 lati del campanile, mentre nel quarto, fin dal 1542, era stata costruita la famosa loggetta sansoviniana, dalla quale un procuratore di San Marco con alcuni arsenalotti vegliavano alla custodia e sicurezza del Maggior Consiglio durante le sue adunanze. Le più antiche erano quelle verso la torre dell'orologio, fabbricate del legname dell'Arese nel 1400. Negli altri 2 lati furono costruite nel 1536-1591, quando vennero demolite le case dei procuratori all'antico ospedale Orseolo, che stava a ridosso del campanile. All'angolo verso la libreria del Sansovino c'era una botteguccia che serviva da deposito all'immondizia della piazza. Nel passato ci furono vari pozzi in piazza San Marco. Un decreto del 1283 cita un pozzo in bocca all'arco che dà ingresso alla merceria. In un documento del 1361 fa fede che in piazza esisteva allora più di un pozzo. Nel 1445 ordinava alla signoria che si facesse in pianta un buono e grande pozzo in capo della piazza. In epoche posteriori non si parla che del pozzo in fondo della piazza. Nel 1548 era talmente guasto che non solo non se ne poteva bere l'acqua perché puzzolente, ma faceva anche cattiva aria con moscerini. Nel 1558 venne ripulito e così anche nel 1620 perché è tutto ripieno di immondizie. In seguito poi non si seppe più nulla perché vennero distrutti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!